Udinese-Inter 1-2, Inter batte Udinese in trasferta, i gol di Perisic e Lautaro Martinez che ha segnato sulla ribattuta dopo un calcio di rigore sbagliato, poi nel finale Pussetto ad accendere la coda di questa partita, a farci chiudere come al solito una partita con la tachicardia. Non sarebbe da Inter probabilmente, soprattutto in questo momento, chiudere la partita in tranquillità. Siamo ancora vivi, ci siamo ancora dentro questa corsa per lo scudetto. Nel pomeriggio il Milan aveva battuto la Fiorentina e rischiava di demoralizzare la nostra Inter definitivamente, però sapevamo che comunque avrebbe vinto e sapevamo che dovevamo concentrarci solo e soltanto sul nostro risultato. Contava solo e soltanto la vittoria. Simo, importantissimo vincere, siamo ancora lì, possiamo ancora lottare fino all'ultimo. Esco un po' amareggiato da questa partita, o comunque bisogna capire un attimo come vederla, ma il disegno completo lo vedremo probabilmente solo al termine di questa stagione o del ciclo di partite. Perché? Perché la partita di Bologna poteva aver lasciato dal punto di vista mentale tanti problemi. Sapevamo che affrontavamo l'Udinese, probabilmente la squadra più in forma in campionato in questo momento, o una delle più in forma in assoluto. La affrontavamo con diversi problemi, ai quali tra l'altro si è aggiunta anche la bruttissima notizia di un infortunio di Barella, che speriamo non sia grave, ma dalle prime immagini che abbiamo visto ho molta paura sinceramente sulle condizioni di Barella. Speriamo di no, ma rischiavamo di subire il contraccolpo mentale. Invece abbiamo vinto, e abbiamo vinto di nuovo in una modalità però che fa storcere il naso, nel senso che abbiamo creato tanto, avremmo meritato un vantaggio molto più ampio e invece abbiamo commesso sempre i soliti errori. Non chiudiamo la partita, subiamo un gol anche con un pizzico di fortuna, il gol dell'Udinese, perché non è che hanno creato i presupposti per poter segnare e metterci in difficoltà, e siamo stati costretti a vivere il finale un po' con quella paura di subire la beffa che non avremmo sicuramente meritato, ma questa è una cosa che va assolutamente migliorata. Intanto però abbiamo vinto. Sì, lo dicevamo anche nelle prepartite, in questa fase qui, a pochissime gare dalla fine, deve interessare la vittoria e non come arriva. Quindi questo è bene e archiviamo il discorso. Il grosso problema è che appunto rispetto a una partita che fino al gol dell'Udinese a me è sembrata ottima dell'Inter, non perché abbia giocato un calcio champagne come a volte ci ha abituato, ma perché proprio per quello che dicevi tu, dopo la sconfitta del Bologna, la vittoria del Milan con la Fiorentina che poteva tagliare le gambe, per come è arrivata, io ho visto un Inter mentalmente pronta, sul pezzo, solida, ha messo in ghiaccio una partita fino appunto al gol al 70° di Pussetto, ed ero molto soddisfatto. Io avevo detto anche, se superiamo i primi 20 minuti, 15 della ripresa, abbiamo una mano sulla vittoria. Poi c'è stato un fallo un po' sciocco di Skriniar che ha regalato la punizione su cui l'Udinese ha trovato il gol, e poi secondo me, ti dico Lore, quello che è accaduto dal 70° in poi è la sintesi della stagione dell'Inter, ovvero la panchina non è affidabile. Cioè nel finale quelli che creano più confusione sono i panchinari fondamentalmente. Ci salviamo con molto più affanno di quanto avremmo meritato di vivere, come hai detto anche tu, perché obiettivamente, dai ragazzi, fino al 70° l'Inter è stata ordinatissima e stava portando a casa una partita in maniera anche abbastanza serena. Quindi, salvo i 3 punti, nel finale l'abbiamo vissuta con molta difficoltà, lo riconosco. Salvo i 3 punti e testa alla prossima, ormai ne mancano poche, questo rimane da fare. Sì. È una partita, ecco, salviamo il risultato soprattutto, dicevo, alla luce di quello che è stato poi la vittoria del Milan e il nostro passo falso contro il Bologna, che rischiava di darci una brutta mazzata motivazionale. Adesso questa vittoria ci spinge, perché poi la prossima noi giochiamo in casa contro l'Empoli venerdì e ci sarà ovviamente un San Siro strapieno a spingerci, e quindi assolutamente dobbiamo vincere, e lì andremo poi a mettere pressione al Milan, perché vi condivido anche la classifica, vediamo se è stata aggiornata in tempo reale, credo di sì. Eccoci, il Milan adesso è a quota 77, l'Inter a 75, intanto abbiamo tenuto distante il Napoli a 70 e la Juventus a 69. Vincendo contro l'Empoli nel vantaggio saremo virtualmente primi per qualche ora, visto che poi il Milan giocherà, se non vado errato, lunedì contro il Verona in trasferta, una trasferta molto insidiosa. Speriamo che possa riproporsi quella storica Fatal Verona che i milanisti ricordano tanto. Noi dovevamo fare il nostro, avevamo detto. Non so se il Milan perderà punti, non so se il Milan perderà una partita da qui alla fine, però l'errore più grave che possiamo fare noi è quello di non sfruttare l'eventuale occasione che il Milan potrebbe lasciarci. Quindi oggi contava assolutamente la vittoria, contava anche inserire i panchinari, ma sono d'accordissimo con te, i panchinari purtroppo
non hanno convinto. Vesino è entrato subito concedendo un calcio di punizione brutto, abbastanza inutile, con un cartellino giallo che rischiava di complicarci anche la vita, e Vesino probabilmente diventerà un giocatore importante da qui alla fine se, come temo, ma spero di no, l'infortunio di Barella si rivelerà grave. Correa assolutamente ingenuo, poteva chiudere la partita sul 2-0, un contropiede in campo aperto, tocca il pallone per Vidal che era palesemente in fuorigioco ed il gol ci viene annullato. Anche Dzeko ha sbagliato tanti gol. Diciamo, come dicevi tu Simo, questa partita è un po' la fotografia di questa stagione, perché anche oggi abbiamo visto i nostri attaccanti sciupare qualche occasione di troppo, ed è stato forse quello che ha fatto la differenza in negativo all'interno di questa stagione. Sì, guarda, io non mi nascondo, io ho sempre chiesto Correa, l'ho sempre voluto e rimango convinto che sia un buon giocatore, però sono impazzito in quel momento lì, perché mi dai, cioè, con quella scelta tu dimostri di non sapere e di non renderti conto di quello che stai vivendo. Cioè, non è tollerabile. Questo errore è più grave di quello di Radu, possiamo dirlo. Non perché sia più grave nei fatti, perché alla fine per fortuna l'hai vinta mentre là l'hai persa, ma l'errore di Radu è un errore tecnico che capita pure a Buffon, è capitato a chiunque. Quello di Correa è un errore mentale, cioè non ti rendi conto dell'importanza di quell'azione, di quella partita, di quel risultato, e commetti una leggerezza, esattamente come quella di Vesino che hai detto poco fa, che ha regalato una punizione pericolosa, Sanchez che in uscita da un mi pare da un calcio d'angolo si fa soffiare il pallone e riporta in attacco l'Udinese. Sono tutti dettagli che poi ti dimentichi, per fortuna, ma se si concretizzano poi in qualcosa di serio, poi te li ricordi tanto e te li ricordi molto. Quindi non lo so, ragazzi, io rimango dell'idea che, come diciamo da tempo, Inzaghi ha una panchina in certi elementi importanti, in altri un po' di meno. In ogni caso non ha una panchina affidabile sempre dal punto di vista mentale. Anche giocatori più forti della panchina possono tradirlo, e questo purtroppo gli va dato atto che può essere un problema. Quindi lui, quando ha modo di, o meglio, quando deve scegliere qualcuno dalla panchina, fa sempre fatica, secondo me, ma oggi abbiamo visto che il motivo e qualcosa di concreto c'è nel giustificare la sua fatica. Questo è il discorso. Io chiudo con un paio di considerazioni finali. Oggi ovviamente Simo, essendoci il Milan prima della nostra partita, è chiaro che abbiamo seguito entrambe le partite e abbiamo anche fatto un parallelo tra le due cose che abbiamo visto. Io in questa Inter vedo il Milan è lassù, se la sta giocando con noi, anche perché ci sta mettendo una cattiveria ed una fame di vittoria che noi non stiamo mettendo dentro queste partite, secondo me, perché vedo un Inter che vince anche perché è superiore alle avversarie, ma loro stanno sopperendo ad uno spessore tecnico inferiore con una cattiveria in più. Nella nostra Inter non la sto vedendo in tutti i calciatori questa cattiveria agonistica. La sto vedendo, per esempio, oggi mi è piaciuto molto un Di Marco che ha dato veramente tutto, è partito con un paio di sbavature, ma poi ci ha messo dentro tanta intensità, tanta voglia di vittoria, lui sì. Un Perisic leader assoluto sempre di più. Ho visto un De Vrij tornato ad essere una sicurezza lì dietro. Skriniar lo stesso ha lottato senza brillare clamorosamente. Gli altri non tutti secondo me sono stati a quel livello. Forse Brozovic mi è apparso anche in questa partita un pochino nascosto, Barella molto fumoso, me lo aspetto ancora più incisivo. Darmian era una partita tosta la sua contro Udoge che sta facendo un finale di stagione importantissimo, quindi posso capire che sia finito un po' in ombra. Gli stessi Lautaro e Dzeko davanti devono essere più letali, anche perché io spesso ho detto Lautaro lo voglio vedere nelle condizioni di andare a puntare la porta. Oggi l'abbiamo messo 3 volte in quelle condizioni di poterlo fare, non l'ha mai sfruttata, e anche il calcio di rigore poteva sicuramente calciarlo meglio. Abbiamo fatto una buona partita, ripeto, avremmo meritato un punteggio ancora più ampio e di chiuderla ancora prima. Questo calo mentale, soprattutto quando subiamo gol, però è una cosa che ancora fatico a comprendere, ancora fatico a decifrare. Cioè non mi aspetto un Inter consapevoli di quella che è la nostra forza, di quello che possiamo fare. Io mi aspetto che dopo il gol subito tu devi essere in grado di gestire e di andare a chiuderla anche. Non riesco a capire se il problema però è di chi entra in campo o di un qualcosa che bisogna sistemare. Anche Gagliardini mi è piaciuto molto, tra l'altro. Sì, la cosa che differenzia Inter e Milan è che innanzitutto il Milan ha una difesa che nei numeri sta facendo molto bene. Anche oggi in ogni caso non prendono gol, anche per merito del portiere Maignan.
loro hanno una rabbia che è anche legittima, sono tutti ragazzi giovani, si stanno giocando lo scudetto, ed è normale che abbiano quella rabbia. Non è normale che alcuni dell'Inter sembrino non averla. Quello è il discorso, perché io vedo comunque tanti giocatori che hanno una voglia di andarlo a prendere questo scudetto, che è incommiabile, Skriniar, Perisic, tanti. Qualcuno un po' di meno, e il problema è che molto spesso questo qualcuno entra in campo a gara in corso, perché sono comunque giocatori che fanno parte delle rotazioni, eccetera, eccetera. Quindi è lì che ti dispiace se non vinci questo scudetto, perché tecnicamente sei forte, ce lo dimostrano ogni domenica. Cioè, se io guardo Milan, Fiorentina, Udinese e Inter, l'Inter la stava vincendo con la pipa in bocca, il Milan l'ha vinta sudando 7 camicie. Però, come hai detto tu, il Milan intanto in difesa non ha preso gol ed è stato puntuale quasi sempre. L'Inter si stava complicando la vita, e questo è ancora più un peccato nel momento in cui, dal punto di vista tecnico, hai i valori per vincere questo scudetto. Quindi si mettano sotto per bene a livello mentale, perché è vero che Empoli, Cagliari e Samp non sono diciamo avversari di primissimo livello, però a livello mentale ti puoi complicare anche le partite già chiuse, e oggi l'abbiamo dimostrato. Assolutamente sì. Poi magari ripeto, è stata una sensazione che ho avvertito io. Magari mi sbaglio e poi riguarderemo la partita anche più a freddo per rianalizzarla meglio. Da sottolineare intanto che comunque Lautaro Martinez, nonostante l'errore dal dischetto, ha raggiunto il suo primato di gol da quando è all'Inter, i 21 gol ha pareggiato le reti che aveva segnato nella prima stagione di Antonio Conte, 17 in campionato, quindi sicuramente a livello di numeri sta chiudendo una buonissima stagione Lautaro Martinez, nonostante quel blackout di diversi mesi. Dicevi tu, le partite che ci restano da qui alla fine, la prossima con l'Empoli, poi Cagliari in trasferta, Samp all'ultima di campionato, in più in mezzo ovviamente la gara contro la Juventus in finale di Coppa Italia. Probabilmente questa era la trasferta ancora più difficile, non che con il Cagliari non lo sarà, visto che probabilmente si giocheranno la salvezza contro di noi, però oggi forse era effettivamente l'ostacolo più tosto, forse anche più della Roma a San Siro, perché in trasferta è sempre da un certo punto di vista più complicata. Il Milan invece avrà Verona e Atalanta e poi Sassuolo. Non lo so, non vedo grossi ostacoli sinceramente anche per il Milan. Noi però il nostro lo abbiamo fatto, siamo ancora vivi, abbiamo l'obbligo di crederci, abbiamo l'obbligo di andare ad approfittare nel caso in cui il Milan dovesse lasciarci per strada qualcosina. Simo, se non hai altro da aggiungere, chiudo la clip. Vai, chiudi. Vado a chiudere la clip. Allora, vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto. Vi terremo aggiornati con le condizioni di Nicolò Barella. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo, speriamo non sia nulla di grave. Ovviamente da qui alla fine ci servirà tantissimo anche lui. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, per seguirci tutti i giorni con i nostri contenuti. A parte arriverà anche il contenuto con le pagelle dai tifosi, dalla chat e dalla community di Passione Inter. Vi ricordo, potete entrare a far parte del club di Passione Inter, dove siamo in diretta ogni lunedì sera in esclusiva nel club, e ovviamente tutti i giorni condividiamo tanti contenuti con la community di chi sostiene Passione Inter.